Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti, Tony Vibes TV, siamo tornati di nuovo. Sapete come Tifo Tony e Vivo Vibes. Spero che stiate tutti bene e come potete vedere ho qua la mia sorella Mifri, ciao, bellissima, che come potete notare ultimamente sta girando un po' sui social e oggi siamo qua per parlare con lei in modo che ci racconta un po' di lei e della sua vita. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Sì, tutto bene. Te? Saluto così perché per il Covid si può salutare così. Allora, come va? Tutto a posto. Tutto bene? Sicura? Sì, tutto. Come sta andando il periodo? Allora, direi bene, pieno di emozioni per il titolo soprattutto e nulla. Tutto a posto. Esatto. E vediamo una cosa, il 2021 com'è andata? Il 2021, allora, mi ha regalato comunque emozioni nonostante il campionato italiano di giugno non sia andato molto bene, però con ai regionali sono per fortuna, cioè ho fatto sono arrivata prima ai regionali facendo per la prima volta i 12 metri, Wow. 12 metri e 17 esattamente. Wow. E invece per il Covid, le gare, tutto come... Allora, per il Covid, i campionati italiani si sono fatti anche a febbraio, solo che dovevo fare il passaggio di società e con un po' di problemi tra cercare l'allenatore perché dovevo cambiare società, non li ho fatti, però comunque ho continuato ad allenarmi. Le gare sono fatte meno degli altri anni senza il Covid, però i campionati italiani sono comunque disputati, anche i regionali. Wow, ma non è stato un po' difficile per il Covid allenarsi, quelle cose lì? Allora, quello sì, ma credo per qualsiasi altro sport sia stato un momento difficile, dovevi stare tu con la testa a continuare con i tuoi obiettivi e cioè, se avevi un obiettivo non pensare no guarda c'è il Covid, non allenarmi. Giusto. Cioè di rimanere lucido. Giusto. Allora, già un po' di gente ti conosce, no? Però vorrei che ti presentassi un po' a quelli che stanno guardando. Allora, mi chiamo Mifri Veso, sono di Pordenone, ho 16 anni fatti a dicembre e faccio atletica da ormai 4 anni e faccio l'istituto tecnico per geometri. Ok. Che origini hai? Vengo dalla Repubblica Democratica del Congo. Oh, ok, nice one. Ma sei nata qua quindi? Sì, sono nata qua. E sei mai stata nel tuo paese? No. Mai? Mai. Da quando sei nata mai? Mai. Il papà non ti ha mai portato No. a visitare il tuo paese? Non ancora. No? Hai intenzione di andarci in futuro? Sì. Quindi non sai neanche come è fatto il tuo paese? Esatto. Ok, come sei messa con gli studi? Allora, sono al terzo anno dell'istituto tecnico, come ho detto, e la scuola va bene. Tutto a posto a scuola? Va bene. Riesci a studiare nonostante lo sport che stai facendo? Ci vuole tanta organizzazione, però si riesce a fare, è fattibile. Si riesce? Sicura? Sei brava a scuola? Sì, abbastanza, sì. Sicura? Dicono tutti così, eh? Solitamente mettono al primo posto lo sport e quello poi che lo piace, studio. esatto. Sì. Te come ti sei organizzata? Allora, lo sport comunque mi piace molto più dello studio, però anche proseguire la scuola è uno dei miei obiettivi, quindi metto tutto un po' a pari. Ok. Qual è il tuo voto più alto che hai preso a scuola? Quest'anno? 9,5. 9,5? Non punti a prendere 10? Credo come sempre, però qualche errorino, un po' d'ansia con le verifiche. La materia preferita? Costruzioni e progettazione. Di cosa si tratta? Allora, costruzioni alla fine si basa sulla matematica e fisica. Praticamente guardi come calcolare, cioè quanto peso ci vuole in un pilastro per mantenere su una casa. Devi capire che io in matematica non ci capisco niente. Alla fine sono dei calcoli che portano all'obiettivo di calcolare quanto peso, quanto peso devi far sostenere la casa che costruirai. Vabbè, non ci ho capito nulla, però vabbè, dico che è lo stesso. Invece progettazione, alla fine costruiamo case, ora c'è stata anche una curvatura facendo fotografia e facciamo anche design, quindi per ora abbiamo progettato un vaso, abbiamo progettato un portacandele, quindi tutte piccole cose che cerchiamo di... Wow.
Insomma, ti vuole un po' di intelligenza, se no non ce la fai. E anche creatività ci vuole. Nice one, nice. Vediamo, quanti siete in famiglia? Siamo in 5. In 5? Mamma e papà, io che sono la sorella di mezzo, ho una sorella più grande che è all'università e un fratello più piccolo. Ok, quindi tu sei in mezzo. Esatto. Ok, e tutti sportivi siete? Allora, mia sorella ha fatto danza e ha fatto periodo di pallavolo. Poi a lei preferisce molto di più la scuola, quindi è andata a fare l'università. Mio fratello ora è un momento di pausa, più che altro perché sta cercando la società in cui far calcio, e siccome con il Covid la società in cui faceva è stata chiusa. Sì. Papà faceva calcio e mamma niente. Quindi diciamo che la mamma è l'unica che non fa nessun sport, no? Esatto. Si prende cura di voi, insomma. Esatto. Nice. Quindi hai preso da papà te? Papà era sportivo? Esatto. Ok. Quando è che hai deciso di iniziare a fare atletica? Oppure aspetta, hai fatto qualche sport prima di iniziare a fare atletica? Sì, ho fatto pallavolo e qualche mese di ginnastica ritmica, poi ho ricominciato di nuovo pallavolo. E solo che con la pallavolo, il pallavolo mi piace ancora, però facendo atletica a scuola mi piaceva molto di più, anche perché da piccola guardavo comunque le Olimpiadi. Sì. Erano successi un po' di casini con la società di pallavolo e diciamo che con una mia compagna di classe, siccome la prof ci aveva mandato, ci fa: dai, andate a provare, siete bravine, dai che vi piace, almeno vi divertite, e da lì è iniziata la passione per l'atletica. Quindi insomma prima ti piaceva Pallavolo. E hai smesso pallavolo per fare l'atletica? Esatto. Cosa è successo? Cosa è scattato per questa voglia di atletica? Perché diciamo che con la società di pallavolo diciamo che è successo un po' un casino, quindi diciamo che ho puntato più a uno sport individuale, che comunque ci si allena insieme, però alla fine la gara la fai tu da sola. Quindi siccome alla fine ero io la protagonista, diciamo, nell'atletica, perché gareggio da sola, appunto, ho preferito fare di mente mia e gareggiare da sola. Quindi nell'atletica cosa hai iniziato a fare nell'atletica? Ho iniziato, la mia prima gara è stata una campestre. La campestre? Esatto. Inaspettato terzo posto. Wow. E poi con il mio allenatore abbiamo visto di provare un po' tutte le specialità, siccome ero appena arrivata, ho provato lanci, ho provato la marcia. Hai provato di tutto? Esatto, tutto l'immaginabile. Volevi scoprire quella che ti piaceva di più? Esatto. Il salto al triplo, però quando ho iniziato atletica non si poteva ancora fare perché eravamo ancora piccoli, e l'anno dopo potevo iniziare a fare appunto salto triplo, però ho iniziato con velocità e corsa ad ostacoli. Velocità? Esatto. Quindi sei veloce, insomma? Abbastanza. Prima volta che hai fatto la velocità, com'è stato? La prima volta diciamo che mi sono un po' addormentata nei blocchi perché non ero abituata, cioè non avevo una reazione così veloce dall'uscita dei blocchi. Con un po' di allenamento sono riuscita a scendere sotto i 9, ancora da ragazza, e così ho continuato, ma poi ho puntato più sugli ostacoli, infatti sono andata pure a fare i Nazionali Libertas, sono arrivata seconda. Wow. E così ho continuato con gli ostacoli fino ad arrivare all'anno dopo e iniziare il salto triplo. Ok, adesso spiegaci un attimo nella velocità cosa fate, perché magari qualcuno non sa, dici velocità, capisce solo che c'è da correre e basta. Allora, la velocità si divide in varie velocità. C'è la velocità lunga, che sono i 400 metri, però da ragazzi appena si inizia, cioè da categoria cadetti ancora non si fanno i 400 perché si fa quando si è un po' più grandi, ci sono i 300, poi sono i 200 e i 100, gli 80 e i 60. Diciamo che l'obiettivo della velocità appunto è intanto arrivare alla fine, avere un tempo di reazione dall'uscita dei blocchi ottima, se no perfetta, e diciamo rimanere composti e continuare a correre con i piedi senza contrarti. Comunque devi essere rilassato, ma comunque andare avanti senza diminuire la velocità. Oh, ok. E come sono gli allenamenti di questa velocità qua? Difficile?
Allora, diciamo che sono lunghe perché devi comunque tener conto della forza, quindi devi fare palestra, devi fare lavori sui blocchi, devi fare lavori sull'ultimo pezzo di corsa che si chiama lanciato, perché appunto devi aumentare la velocità per arrivare al traguardo. Sono divisi in tanti allenamenti, ma anche partire dal riscaldamento. Le andature sono molto importanti per la velocità, ma anche per qualsiasi altra specialità. Oh, ok, e quante volte vi allenate al giorno? Cioè alla settimana? Ci alleniamo 5 volte, almeno io mi alleno 5 volte, ma ci sono anche altri atleti anche più forti di me che si allenano 7 volte a settimana, facendo anche i doppi allenamenti, quindi tipo lunedì si allenano la mattina, poi il pomeriggio ritorna ad allenamento. Quindi diciamo che varia un po' da atleta a atleta e l'accordo con l'allenatore. Ok, ma prima di passare al salto triplo, no? Hai vinto qualche medaglia con la velocità oppure lì? Ho vinto qualche medaglia con la velocità, l'ho vinta nel salto in alto, nel getto del peso. Wow. Diciamo che sono riuscita comunque a prendere medaglie sulle specialità che ho fatto. Cioè ogni posto che andavi prendevi qualche medaglia? Esatto. Quindi diciamo che sei adatta a tutti i tipi di atletica? Sì, infatti diciamo che il mio allenatore vuole farmi provare le prove multiple, che appunto sarebbero 7 gare quindi ostacoli, mezzo fondo, velocità, salti, in cui alla fine si basa sul punteggio che arriva alla fine, su ogni punteggio che hai fatto in ogni specialità. Wow, credi che ci riuscirai? Speriamo, però finché mi piace l'atletica è divertente, non mi dispiacerebbe provare. Ok, vediamo. Quindi sei passata al salto triplo. Esatto. Quindi qual è stata la cosa che ti ha spinto proprio a stare lì a fare il salto triplo? Allora, nel 2016 avevo visto le Olimpiadi e avevo visto appunto la gara della Patrizia Mammona, che sarebbe del Portogallo, e diciamo vederla fare triplo, non so, mi ha sempre spinto a guardare l'atletica. E arrivata ad atletica non potevo ancora fare salto triplo, quindi vedevo quelle della mia società più grandi fare salto triplo e mi affascinava. Vedere quelli più... Esatto, proprio vederli saltare, faccio no, io devo farlo. Infatti l'anno dopo, quando potevo farlo, ho iniziato diciamo subito, ho chiesto all'allenatore, guarda, io voglio fare salto triplo. e diciamo che sono andata e mi sono buttata senza fermarmi. Wow. La prima gara com'è andata? Allora, la prima gara è stata un po' improvvisata, perché avevo fatto un allenamento e basta, sono riuscita ad arrivare quarta e diciamo che siccome il salto triplo diciamo che è abbastanza tecnico, perché comunque devi tenere conto della velocità di entrata, dei balzi che devi fare e arrivare in buca. Quindi diciamo che è abbastanza difficile, ok? Però era qualcosa che volevo fare proprio dentro e quindi mi sono buttata e non mi sono fatta prendere dalla paura. Wow! Quindi salto triplo. Esatto. Di cosa si tratta? Cosa dovete fare? Allora, il salto triplo si divide in 4 fasi. Quindi la rincorsa, che per entrare più velocemente per arrivare in buca, poi c'è l'hop, che sarebbe cioè staccare con un piede e arrivare con lo stesso piede in cui è staccato. Poi c'è la fase dello step, che si passa dal piede destro al piede sinistro, e poi c'è la chiusura in cui arrivi in sabbia. In sabbia. Quindi c'è tutti questi step qua, quindi sarebbe da fare 3 salti prima di fare il salto finale. Esatto. Oppure il salto finale è incluso nei 3 salti? È incluso. Quindi 1, 2... Sì, esatto, appena stacchi dalla pedana è tutto incluso. Wow. E non è difficile? Sì, è difficile, infatti tanti atleti hanno paura di farlo perché hai il rischio di scavigliarti, siccome alla fine atterri sempre con un piede, non con tutte e due. Però ci vuole coraggio e devi buttarti. Ti sei mai fatta male? Sì, mi sono fatta male nel 2020, se non sbaglio, ho avuto un'infiammazione al tallone. Oh. Però sarei dovuta stare ferma, però col Covid diciamo che sono stati fermi tutti, quindi il Covid ti ha aiutato? Esatto, a recuperare l'infortunio. Quindi quante medaglie hai vinto fino ad oggi? Allora, più o meno 52. 52 medaglie? Più o meno, sì. Wow, dal 2018 fino ad oggi? Esatto.
Più quello che hai appena preso? 53, quello è 53. a parte. Ok, quello lo vedremo lì. Se possiamo vedere un attimo le medaglie, perché le abbiamo tutte quante qui dal 2018, se potete vedere quante medaglie ha vinto, è incredibile. Allora ragazzi, se potete notare, 52 medaglie, più quello nuovo sono 53. Sono 4 anni di atletica e è incredibile insomma. Come ti senti ad aver vinto tutte queste medaglie qua? Tanta emozione, vuol dire tanto allenamento e non aver mollato mai. Wow, quindi qual è l'emozione dietro di ogni volta che ti mettono una medaglia al collo? Che l'allenamento e pensare sempre al mio obiettivo ha aiutato, cioè Wow. non senza smettere né nulla. Allora, parliamo un attimo dell'ultimo gara che hai fatto. Com'è andata l'ultima gara che hai fatto? Allora, l'ultima gara che ho fatto sono stati i campionati assoluti, non gli italiani che ho fatto, che sono stati questo weekend qua che è passato. Diciamo che è stato molto emozionante perché diciamo che non gareggiavo con quelli della mia categoria, però ero con le più grandi. Infatti la prima che è arrivata era andata alle Olimpiadi, Sì? la Wow. Daria Derkac. La prima che era con voi a gareggiare? Esatto, quella che è arrivata prima. Wow. E diciamo che non è andata come mi aspettavo, più che altro perché nel triplo ci sono varie pedane in cui puoi staccare. Ci sono i 7 metri, i 9 metri e gli 11 metri. Io stacco dai 9 metri. Dai 9? Esatto. Wow. E diciamo che il giorno prima della gara ho scoperto che dovevo staccare dagli 11, quindi diciamo che l'ansia ha avuto un po'. Quindi ti hanno mandato al livello successivo. Esatto, insomma. e l'ansia ha preso un po' il sopravvento per paura di non arrivare in sabbia, appunto, siccome sono 2 metri in più. E diciamo che saltavo più che altro per arrivare in pedana, quindi non pensavo al fatto di spingere con i piedi, però porterò tutto nel bagaglio delle esperienze e aver gareggiato con gente tanto forte mi fa comunque felice nonostante non sia andata come mi aspettavo. Non è andata come ti aspettavi, però sei arrivata prima. La gara prima sono La arrivata gara prima, sei esatto. arrivata prima. Ok, qual è l'emozione di quando si entra come si può dire, il campo di gara? Tutta la gente che vi guarda. Allora, i campionati italiani dove ho fatto ad Ancona non c'ero mai stata, quindi sono arrivata e non avevo mai visto un campo indoor così bello, sono entrata, mi sono illuminati gli occhi, sono entrata, poi sono andata a riscaldarmi. E diciamo che lì si sente gli atleti che sono in ansia, che la voglia di vincere si sente tanto quando ti scaldi con gli altri. E diciamo che questo ti fa salire l'ansia, ok, però ti dà anche molta carica perché anche tu sei lì per vincere. Sei lì per vincere, Esatto. sì. Quindi lì insomma ognuno ha i suoi problemi, tutti vogliono vincere. Esatto, E ognuno ha a pensare a come vincere. esatto, E esatto. quindi una volta uscita da lì dentro, pronta per gareggiare, cioè per l'italiano, il campionato italiano, com'è stata la sensazione di... cosa pensavi? Allora, intanto quando sono arrivata in call room dove devi far vedere il pettorale, il documento che sei tu, lì l'ansia si faceva sentire perché il lavoro che stai facendo da appena finita la stagione, che è il tuo primo obiettivo, i campionati italiani, fai che si sta realizzando davvero dopo più di 4 mesi di lavoro. Sì? Arrivi là e quando ti chiamano per andare in pedana, anche la presentazione, lì sai che è iniziata, non farti prendere dall'ansia, fai quello che hai sempre fatto e salta, dai il meglio che puoi. Wow, quindi questa è la medaglia Esatto. che hai vinto Ai la campionati gara. italiani. Ok, Il 20 quindi questo ti dovrebbe febbraio. portare agli europei. Sì. E abbiamo visto che è uscito, cioè hai fatto un annuncio che hai vinto la gara, però non ti vogliono mandare agli europei perché non hai il passaporto, la cittadinanza italiana. Esatto. E dopo aver sentito questa notizia qua, come l'hai preso? Allora, credo come un po' tanti atleti nella mia situazione male, perché la voglia di gareggiare con la nazionale e la voglia di confrontarti con altre persone forti quanto te, ma anche di più, è bello, però vedere che non puoi andarci ti fa rimanere comunque abbastanza male. Ma questo te l'hanno annunciato dopo?
Allora, lo sapevo già, che se avessi mai fatto la misura per andarci, non avendo la cittadinanza, non potevo partecipare. Però diciamo che non mi aspettavo di fare il minimo, quindi diciamo che non era una delle mie preoccupazioni. Dopo gli italiani aver visto di aver fatto molto più della misura che dovevo fare, perché la misura era 12,20 che dovevi fare, io ho fatto 12,66. Wow. E diciamo che io ho fatto, mannaggia, cioè non posso partecipare. Quindi ci hai pensato dopo, insomma? Sì, ci ho pensato dopo. E quindi dopo l'annuncio che hai mandato, cosa volevi dire nell'annuncio, se puoi ripeterlo qua? Allora, che ci sono tanti atleti apollidi, che sarebbero gli atleti che non possono indossare la maglia, appunto, in questo caso la maglia azzurra, e non possono partecipare per la nazione dove vengono i loro genitori, perché appunto se mai provassero a gareggiare col Congo, quando avrò la cittadinanza non potrò indossare la maglia azzurra. Quindi mi sembra un po' un'ingiustizia non poterci confrontare con atleti del nostro livello, ma anche più bravi, ma anche che hanno la misura meno di noi, però comunque sono riusciti a raggiungere un obiettivo come gli europei, possano avere una speranza e poter partecipare. Cioè. Quindi se tu vai a gareggiare per il Congo, dopo non puoi più indossare la maglia azzurra. Esatto. Per quale motivo? Allora, sinceramente non lo so, però c'è la federazione di atletica funziona così, quindi o gareggi per l'Italia o gareggi per il Congo, qualsiasi nazione tu... Quindi devi scegliere, insomma. Esatto, devi avere... Però in questo caso qua non ti fanno partecipare agli europei perché non hai la cittadinanza. Esatto. E quindi dopo cosa hai fatto per riguardo a questo? Per quanto riguarda questo? Diciamo che mio padre, insieme alla rappresentante della mia società e la federazione italiana, stanno cercando di fare qualcosa. Quindi ora come ora è tutto un po' un forse, però comunque si stanno, diciamo, attivando e cercando di fare qualcosa per farmi partecipare. Ok, quindi secondo te l'annuncio che hai fatto è servito a qualcosa? Qualcosa sta cambiando? Sì, perché ho tanti atleti che si sono trovati nella mia situazione, mi hanno capita, ho avuto tanto sostegno, nonostante i complimenti anche del titolo. E diciamo che sostenerci tra atleti è molto bello, perché anche c'è una campionessa italiana che ha fatto sia è arrivata prima nell'asta, anche nei 60 metri piani, che è la Great Nancy, anche lei senza cittadinanza, e diciamo che anche a lei è piaciuto avere non essere l'unica in questa situazione, quindi tanto sostegno. Quindi ce ne sono tanti che tanti atleti apollidi, non avendo la cittadinanza non possono partecipare a livelli più alti. Esatto. E cosa ne pensi di sta cosa qua? Diciamo che mi sembra un po' un'ingiustizia, perché per avere la cittadinanza devi aspettare, ti viene automaticamente compiuto i 18 anni e dover aspettare i 18 anni, perché comunque io ora ho 16 anni, aspettare 2 anni per avere la cittadinanza, diciamo per obbligo perché sono nata qua, diciamo che ti scombussala un po', perché in questi 2 anni io, oltre a fare i campionati italiani, non posso confrontarmi con altri atleti. Mamma mia. Ragazzi, avete capito quindi? Siamo qua con Mifri, che ci sta raccontando un po' di lei, e come potete capire ha vinto un sacco di medaglie, ha vinto l'ultima per i campionati europei, però non può partecipare perché non ha la cittadinanza italiana, che mi sembra un po' una bufala, perché comunque è nata qua, tutta la vita qua, quindi penso che potrebbe partecipare benissimo agli europei. Quindi sosteniamo tutti, mandiamo messaggi dappertutto, diffondiamo questo messaggio in modo che non solo per lei ma per qualcun altro che sta crescendo, sta facendo queste strade qua, potrebbe avere la via per fare quello che vuole fare nella vita, perché penso che bianco e nero siamo tutti uguali, capito? Quindi la mamma e il papà cosa ne pensano dopo aver vinto la medaglia? Qual è stata la loro reazione? Tanta felicità, appena sono arrivata a casa da Ancona, sono venuti i miei zii, abbiamo festeggiato il titolo, esatto, abbiamo riguardato la gara, tanta felicità perché comunque c'era dietro tanto lavoro, quindi sono stati felici, anche se non avessi vinto il titolo sapevo che i miei genitori sarebbero stati felici di me. Esatto. Esatto. Ma
sedersi davanti alla televisione, no? E riguardarti. Qual è la sensazione? Cosa ho fatto? Cioè, ho realizzato di aver vinto il titolo solo appena arrivata all'allenamento. Non credevo ancora di quello che avevo fatto, perché appunto ho fatto 6 salti e diciamo che il primo salto è stato il più corto, però poi al secondo salto ho superato il mio personale, perché avevo 12,17 del mio personale, però quest'anno avevo saltato solo 12,02 prima degli italiani. E avevo fatto il primo salto 12,22, il terzo 12,21, il quarto 12,22. Wow. Poi al quinto la Erika Saraceni mi ha superato all'ultimo salto, esatto, che ha fatto 12,44. Molto felice per lei, perché comunque anche lei è un'atleta molto in crescita. Però non so, ho avuto il suo 12,44, mi ha dato la carica di fare ancora di più. Esatto. E all'ultimo salto, prima di saltare, ho chiuso gli occhi, faccio: questo titolo lo vuoi, ci hai lavorato, prenditelo. E ho fatto quel che ho fatto e è arrivato a 12,66. Wow, all'ultimo proprio. Esatto. Incredibile. Quindi insomma, vedi, questo sport qua, ogni minuto è sempre una sfida. Esatto. Cioè devi sempre fare di più. Devi aspettare quando finisce la gara, puoi stare tranquillo di aver vinto. Wow. È tutta un'ansia dall'inizio fino alla fine. Esatto. Che cos'è l'atletica per te? L'atletica è tutto, emozione, passione, felicità. Cioè l'atletica mi dà felicità, mi dà tutto. Cioè quando ho bisogno di sfogarmi vado all'allenamento, sono più felice. Quando sono triste vado all'allenamento e divento felice. Quindi se non avresti fatto l'atletica, cosa avresti fatto che conta nella vita? mi sa che avrei continuato con la pallavolo. Pallavolo? Quindi quella è un'altra cosa che ti piace un sacco, insomma. Sì, continuo a guardare partite di pallavolo, a seguire i pallavolisti. Comunque mi piace, però l'atletica molto di più. Il tuo sogno più grande? Andare alle Olimpiadi come qualsiasi atletica. Wow. Mi sa. Sei mai stata fuori per gareggiare? Fuori dall'Italia? No, non ho ancora avuto l'opportunità e spero di una volta, cioè di poter farlo. E guardare le gare fuori come ti sembrano? Mi sembra comunque tanta emozione, perché comunque per andare a fare gare fuori vuol dire che sei abbastanza forte e confrontarti con altri oltre al tuo paese è comunque bello, perché conosci atleti di altri paesi, di altri continenti, quindi... Wow. Mifri, siamo alla fine dell'intervista. Come ti vedi fra, non dico 20, dai, facciamo 10 anni? Allora, tra 10 anni spero di continuare a fare atletica e di aver avuto il podio alle Olimpiadi. Credo, spero, e ci lavorerò per raggiungere il mio obiettivo. Ok, l'ultima domanda. Cosa ti spinge ad andare avanti nell'atletica? Credo l'emozione che mi lascia dopo ogni gara. Nonostante sia andata male, so di aver lavorato e non è quella gara andata male che mi demoralizza. Quindi diciamo il continuare senza mollare sia il motivo per cui continuo e continuerò l'atletica. L'emozione più grande? È il titolo italiano. Dopo il titolo italiano... Puoi prendertelo e mostrarlo, così. Dopo che mi hanno messo la medaglia addosso, lì ho realizzato che il duro lavoro è stato ripagato. È stato ripagato. Comunque ragazzi, potete vedere, chi non ha ancora visto la medaglia è qua, ha vinto il campionato italiano, quindi davvero complimenti. Grazie. E in gamba. Ok, se vuoi lasciare il tuo contatto Instagram, se qualcuno ti vuole seguire. E su Insta mi chiamo mifri.veso e nulla. Ok, vuoi salutare qualcuno? Saluto tutti quelli che mi hanno appoggiato, mi hanno sostenuto dopo l'annuncio che è stato lanciato, e la mia migliore amica, i miei amici e tutti quelli il mio allenatore, la mia società e anche la mia vecchia società e tutte le persone che mi sostengono alla fine. Nice one. Ok, le tue ultime parole.
Oddio, e cioè, sono felice di essere stata intervistata per lanciare questo annuncio e questa intervista possa allargarsi, quindi arrivare a tante persone e tutte le atleti che si trovano nella mia situazione, che hanno il mio appoggio, ma anche di tutte le persone che mi hanno sostenuto, e che si possa fare qualcosa anche per gli atleti che sono in crescita e che si trovano nella mia situazione, e con questa intervista spero che questa situazione si risolva quando arriveranno loro a aver fatto il minimo per gli europei. Ok, come potete capire ragazzi, ringraziamo Mifri per Grazie. essere stata qua per l'intervista e ringraziamo anche i suoi genitori per averci accorti. Davvero grazie a tutti, continua a spingere, non mollare mai. E niente, io sono Tony, tifo Tony e vivo Vibes, grazie a tutti e ciao. Ciao.